Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Ho deciso di girare un piccolo video così per fare due chiacchiere con voi. Vi mostrerò comunque qualche cosa sul come montare una collana, in questo caso rimontare una collana, è una collana di un'amica che insomma a cui si era rotta. Lei era molto affezionata a questa collana e quindi mi ha chiesto di rinfilarla. È una cosa che non amo tantissimo fare, però in questo caso, al di là della persona, ma è anche la tecnica, perché utilizzerò il cavetto d'acciaio. Le collane invece con la tecnica dei nodi, tipo quelle con le perle o con le pietre, quello veramente è una cosa lunghissima da fare e molto complicata. Questo invece procedimento è super easy. Quindi sigla e vi mostro quello che sto facendo. Quindi praticamente questo è un tutorial work in progress, quindi vedrete pian piano quello che vado a fare. Allora, qui naturalmente vedete una tavoletta, questa è della Beadsmith ed è una tavoletta molto utile nel caso dobbiate fare delle collane e rimontarle. Vedete? Io ho sistemato tutte quante le perline secondo il ritmo, insomma, secondo, chiamiamolo ritmo, è simmetrica la collana, quindi io parlo di ritmo, ma in realtà non è un ritmo perché sono perline che si ripetono uguale da un lato e dall'altro, quindi non è che si ripetono durante la lunghezza. Vabbè, come al solito divago. Comunque ho sfilato la collana, mi è stata mandata una foto di quando era integra e ho cercato quindi di sistemare, rilevando dalle foto più o meno lo stesso sistema. Questa tavoletta della Beadsmith, che mi sa che l'ho presa anni fa da Hobby Perline, ma non ricordo, eventualmente se trovo il link ve lo metto giù, comunque si trova anche su Amazon perché l'ho vista, vi metto anche il link di quella. Non è un video in collaborazione, affiliazione o quant'altro, semplicemente è una cosa così che condivido se vi dovesse servire perché è utilissima per fare questo tipo di lavori. Come vedete è utile e pratica anche perché ha delle vaschette. In questo caso io vedete in alcune vaschette ho già sistemato il moschettone, gli schiaccini. Io utilizzo questi in acciaio che prendo in un negozio fisico della mia zona. Questo è un cavetto d'acciaio che mi è stato dato per una collaborazione con la BB Craft. Poi qui ho delle rondelline, dei distanziatori che utilizzerò perché qui ne vedrete, ce n'erano distribuiti un po', però ragazze sono in questo stato e quindi ho deciso di sostituirli, quindi le andrò a mettere qua e là. Poi c'è un piccolo pezzetto di catena come prolungamento, i coprischiaccini e penso di avervi detto tutto. Naturalmente distribuendo tutte le perline, ne ho messi anche un po' qui di lato perché non c'entravano in tutta la circonferenza, avrei dovuto fare due giri, quindi ho deciso di metterle in questo modo. Quindi prima operazione da fare, quando avete una collana da fare con il cavetto con tantissime perline, distribuitevi tutte le perline lungo il contorno. Io adesso sposto questi materiali perché tanto li ho messi qui davanti a me e metterò nella vaschettina anche un po' di questi che andrò a distribuire. Comincerò direttamente utilizzando il moschettone, quindi non metterò anellini perché gli anellini, anche se sono in acciaio, comunque si possono aprire. Invece se noi col cavetto d'acciaio mettiamo direttamente il moschettone e chiudiamo poi con lo schiaccino e come vedrete col coprischiaccino verrà un lavoro che decisamente resiste di più. Idem se utilizzate un pezzo di catena in acciaio saldato. Questo non è saldato, ma potrebbe darsi che alla fine andrò a mettere un altro pezzo di catena. Tanto questo ai fini dimostrativi. Ok, naturalmente oltre al cavetto che avete tagliato, scusate, a misura e dovete naturalmente tagliarne almeno 5-6 cm in più per poter girare e ritornare indietro, poi lo vedrete durante il tutorial. Vi serviranno naturalmente delle pinze decisamente tronchesine per tagliare il filo, ma vi servirà anche per tagliarlo alla fine del lavoro e poi vi serviranno delle pinze a punte piatte per schiacciare e delle pinze a punte coniche, poi vi mostrerò se avete difficoltà a rigirare il filo. Quindi questo è quello che ci serve. Andiamo al dunque, quindi schiaccini,
coprischiaccini, moschettone, pezzettino di catena, filo, questo è un cavetto rivestito, quindi li trovate anche colorati, tipo il rame, oro, questo è color acciaio, e un po' di pazienza, vedrete che spero per una mezz'oretta avremo finito. Naturalmente io non vi mostrerò tutto il tempo in cui infilo le perline, altrimenti voi vi addormentate. Se vi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e sul mio canale porto contenuti di vario genere, per lo più legate alla realizzazione di bijou handmade con le nostre mani, soutache, bead embroidery, tessitura di perline, ma mi diverto anche con la resina, il legno, un po' con la pittura, insomma, spazio abbastanza. Quindi iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video, cliccate sulla campanella così da non perdere i prossimi video, probabilmente sarà un video creazioni perché ho fatto un po' di bijou, e naturalmente se il video mi piace, ragazze, un pollicione in su, e soprattutto commentate, perché i commenti per l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far crescere questa community, servono sempre. Siamo quasi a 8000 iscritti e quindi vi ringrazio di cuore. Ok, passiamo al dunque, perché a questo punto molte di voi probabilmente già mi avranno abbandonato, va bene, ma noi continuiamo comunque. Allora, cominciamo. Prendete un capo del vostro, ovviamente, cavetto d'acciaio e inserite prima di tutto uno schiaccino. Quindi inseriamo il nostro schiaccino, uno solo, spero che si veda, schiaccino, ok, dopodiché moschettone, ecco. Io sto utilizzando tutti componenti in acciaio perché prediligo l'acciaio, mi dà fastidio quando le cosine si scambiano, si decolorano, quindi se posso cerco sempre di andare con l'acciaio, compresi gli schiaccini. Come vedete ho infilato l'altro capo all'interno, in questo caso utilizzo proprio le mani, neanche le pinze, e vado a metterli in questo modo qui. Prendo la mia bella pinza e schiaccio, avvicino e schiaccio, schiaccio ben benino, faccio un bel po' di forza in modo tale che sia ben saldato lo schiaccino. Faccio anche una prova, dopodiché io metto subito il coprischiaccino così da sapere per bene lo spazio. Il coprischiaccino sono queste specie di, ecco, di anelli in realtà bombati, non chiusi, che si vanno a, vedete, hanno una parte aperta e che una volta che noi le andiamo a stringere sembreranno una perlina d'acciaio, quindi un distanziatore, e sono carini, rendono esteticamente il lavoro, a mio avviso, fatto meglio. Poi andate semplicemente a stringere. Io in questo caso ho delle pinze, vedete, un po' zigrinate, sarebbe preferibile averle proprio piatte per non segnare la nostra pallina, però io faccio delicatamente, quindi pallina chiusa, e adesso posso semplicemente procedere ad inserire tutte le nostre belle perline come ce le eravamo sistemate. Quindi io parto, vi mostro un paio di perline. Questi sono dei finti bicono, ma non sono assolutamente in cristallo, però hanno la forma di bicono. Vi consiglio sempre all'inizio di cercare di inserire anche l'altro capo all'interno, in modo tale da rendere un poco più rigida, insomma, l'inizio del vostro lavoro. Quindi inserisco anche il secondo, il terzo e così via. Quindi diciamo che inserirò 3-4 perline per un paio di centimetri. Ecco, mi sono persa già una. Il filo è abbastanza lungo, è una collana abbastanza lunga, in questo modo. Dopodiché taglio l'eccesso e comincio ad inserire tutte quante le perline che vedete qui di seguito. Lascio un pochino in modo tale che anche la prossima resti a metà e che questo lembo quindi non dia fastidio al collo che spunti. Ok? Poi se siete bravi a tagliare sotto 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 e non lasciare nessuna puntina, ancora meglio.
Fate sempre attenzione con questi fili col cavetto, perché comunque se li schiacciate troppo si possono deformare. Poi con le mani potete comunque ristenderli, però diciamo che è meglio lavorare senza danneggiarlo. Ok, io procedo, casomai metto il video velocizzato e poi ci vediamo per la chiusura alla fine. Era un video così tutorial, tra virgolette, chiacchiericcio, easy, per fare dei bijou col cavetto d'acciaio, che naturalmente potete fare allo stesso modo anche dei bracciali e eventualmente anche con più fili di cavetto. Quindi io proseguo così con l'infilare tutti quanti i miei elementi. Questa collana è sfiziosissima, ha elementi in vetro, ha elementi in alcuni sono tipo pasta polimerica, tipo questi qui, qualcuno in legno, diciamo che è un mix. Non so chi sia stata la prima, scusatemi, realizzatrice di questa collana, però diciamo che si è divertita parecchio con le forme ed i colori. Va bene, io proseguo e ci vediamo pian pianino. Mi raccomando, quando inserite per esempio le gocce e poi dovete inserire l'altro lato, fate attenzione, pensate sempre a come inserita la collana e non inserite le gocce a testa in giù o testa in su. Cercate di inserirle alla stessa maniera da un lato e da un altro, perché talvolta ci si confonde. Ok, adesso vado a prendere qualche rondellina, ce n'è giusta qualcuna qua e là. E vediamo poi il risultato finale. Vedete, sono arrivata quasi al centro e poi da qui vi conviene andare sempre ad osservare quello che avete fatto dall'altro lato. Come vedete ho sistemato quindi il filo, così avrò davanti a me tutta la collana inserita fino a metà, qui praticamente è metà, e andrò ad inserire l'altro lato in modo speculare, quindi proseguo. E voi, amiche creative, amiche che mi seguite qui su YouTube, che state facendo di bello? Programmi, progetti? Cosa state creando? Io, come vedete qui, ho dei bottoni e farò degli orecchini con i bottoni, quindi bottoniamo. Settimana prossima, guardate che carini, vi ho fatto vedere come utilizzare in un tutorial questi bottoni come dei cabochon. Vedete, io già l'ho messi sulla Beading Foundation, anche questi. C'è un video sul mio canale, eventualmente ve lo metto giù tra i vari link, e così se volete sfruttare i bottoni per fare soutache sapete come fare. Ok, proseguo. Allora, come avete visto, sono arrivata alla fine, questi li possiamo gettare, sono arrivata alla fine dell'infilatura. Come vedete è rimasto un bel po' di filo, saranno un 20 cm, ma io ragazze preferisco insomma tagliarne e gettarne 10 cm, 15 cm, anziché averlo poi più corto e non poter fare il mio lavoro. Adesso come si procede? Allora, andiamo a vedere bene, insomma, a sistemare le perline e andiamo ad inserire il nostro schiaccino, perché dobbiamo andare a fare la chiusura. Inserisco il mio schiaccino come abbiamo fatto prima
e vado a prendere una catena d'acciaio con gli anelli saldati. Ed ecco recuperata la mia catena preferita per fare questi lavori. Ne taglio un pezzettino, questa non ci serve più, prendo la mia tronchesina e ne taglio un pezzetto, insomma, che sarà un 4 cm, 5. Questa è ottima, ha gli anelli saldati, è in acciaio e quindi una volta che abbiamo chiuso l'anello, il cavetto all'interno di uno di questi anelli, questa collana non si aprirà più a meno che non si taglia il cavetto d'acciaio, e ci auguriamo che questo insomma non accada. Quindi vado ad infilare il mio anellino, l'estremità di un anellino, e adesso mi raccomando, valutate che non ci sia spazio nel cavetto. Lo so che voi non vedete tutto, perché una volta che avete schiacciato il vostro anellino e se c'è dello spazio tra i vari elementi resterà, quindi insomma valutate bene questa cosa, che la collana non faccia difetti, che si muova nel modo giusto. Andatela ad adagiare, dopodiché procedete, prendete quindi il cavetto e andatelo a rigirare all'interno dello schiaccino. Io divento ogni giorno più cieca e facciamolo entrare, come vi ho detto prima, all'interno di un paio di elementi, ok? Ecco qua. A questo punto ci può tornare utile la pinza a punte coniche, perché ci permette di fare questo lavoro di tirare e di stringere senza deformare il cavetto. Quindi in questo modo vedete che in realtà già è fermo anche senza schiacciare, quindi a questo punto valutate insomma se è tutto ok. Ok, per me direi che va benone. Stringo ancora un poco e dopodiché vado a schiacciare il mio schiaccino. Pinza alla mano, lasciate un po' di spazio perché dobbiamo sempre mettere il coprischiaccino, quindi insomma anche una solina un attimino un po' più larga, ecco qua, così da avere lo spazio per il coprischiaccino, e schiacciate, schiacciate forte. Dopodiché, come abbiamo fatto prima, coprischiaccino, andiamo a inserire e andiamo come sempre a schiacciare un pochino per chiudere il nostro coprischiaccino e farlo diventare, tra virgolette, una sorta di perla. Dopodiché prendete nuovamente la tronchesina e tagliate più sotto che potete. E a questo punto la nostra collana, ragazze, è terminata, con cavetto d'acciaio super resistente, catena in acciaio, non ci sono anelli di congiunzione, quindi non si potrà assolutamente aprire nessun anellino, e questa collana è easy ed indistruttibile. Un'informazione: controllate i moschettoni prima di andarla a inserire, può sempre capitare un moschettone difettoso e se non lo fate prima questo controllo dovete rimontare tutta la collana. Ok, collana finita. Un bacio a tutte, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commentino. Secondo voi un vostro, guardate a doppio quanto è bella questa collana, super colorata, un vostro parere: infilare una collana così come ho fatto io oggi, secondo voi quanto dovrebbe costare? O meglio, quanto una creativa dovrebbe farsi pagare per un lavoro del genere? Sono curiosa, fatemi sapere giù nei commenti. Ciao dolcezze, come sempre buona creatività a tutte, ciao!